Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti si impegnarono in numerosi attentati alla vita di Fidel Castro. I funzionari dell'intelligence cubano hanno dichiarato infatti che Fidel Castro è stato oggetto di ben 638 tentativi di assassinio. Considerando che l'ex leader cubano è morto solamente nel 2016 all'età di 90 anni, possiamo facilmente dedurre che tutti questi scioccanti tentativi siano tutti falliti. Castro era colpevole agli occhi degli Stati Uniti di aver trasformato Cuba in uno stato comunista a partito unico. Un paese che era sotto l'influenza americana era diventato comunista e considerando che a quel tempo la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia era al culmine, questo cambio di rotta cubano non poteva essere tollerato. Gli Stati Uniti pianificarono segretamente diversi stratagemmi per sbarazzarsi di lui. Provarono a rimuoverlo con l'assassinio, con l'embargo economico, con la controrivoluzione e con l'invasione della Baia dei Porci nel 1961. Tutti colpi falliti. Una volta Castro ad un'intervista dichiarò che se sopravvivere ai tentativi di omicidio fosse stato un evento olimpico avrebbe sicuramente vinto la medaglia d'oro. Sebbene sia incredibile credere che la CIA abbia davvero pianificato e fallito in tutti questi attentati, oggi, grazie ai documenti desecretati, sappiamo che gli Stati Uniti si impegnarono segretamente in una pratica di omicidi politici internazionali e attentati a diversi leader stranieri, tra cui anche Fidel Castro. I funzionari del governo degli Stati Uniti hanno sempre negato qualsiasi conoscenza di questo programma perché era contrario alla Carta delle Nazioni Unite, l'ONU, ma oggi sappiamo che i funzionari dell'amministrazione Kennedy hanno esercitato una forte pressione sulla CIA per trovare un modo per uccidere Castro. I tentativi di omicidio sono andati avanti per anni e numerose indagini degli anni 70 hanno fatto luce sugli abusi di potere all'interno della CIA, tanto che il presidente Gerald Ford nel 1976 vietò gli omicidi politici, ma l'intelligence cubana affermò in seguito che i complotti contro Fidel Castro sono continuati per altri 2 decenni, alcuni anche sotto la presidenza di Bill Clinton degli anni 90. Uno dei primi tentativi fu quando la CIA nel 61, prima dell'operazione della Baia dei Porci, diede l'incarico a 2 gangster mafiosi, Sam Giancana, capo della mafia di Chicago e successore di Al Capone, e a Santo Trafficante, entrambi nella lista dei 10 più ricercati d'America. La mafia americana aveva molti motivi per vedere Castro morto. La mafia infatti pagava i funzionari cubani per consentire loro di gestire hotel, casinò e bordelli a Cuba, a pochi chilometri dalla Florida, ma fuori dalla giurisdizione americana. Quando Castro prese il potere, sequestrò i casinò e gli hotel dei mafiosi americani, rimandandoli tutti negli Stati Uniti. Questo portò la mafia americana a collaborare segretamente con la CIA per uccidere Castro, mentre il governo americano dichiarava ufficialmente di perseguire i mafiosi con tutte le loro forze. Salvatore Giancana suggerì di utilizzare delle pillole di cianuro da inserire nel cibo o nelle bevande di Castro piuttosto che utilizzare un'arma da fuoco. Una pillola di cianuro fu consegnata all'hotel Habana Libre, l'hotel dove Castro era solito andare, ma quando Castro ordinò il suo solito frappè al cioccolato, dalla fretta e dal nervosismo, la persona a cui era stato dato il compito ruppe la capsula di veleno, mandando in frantumi l'operazione che fu poi interrotta. Altri tentativi di assassinio includevano dei sigari preferiti di Castro, trattati con un veleno letale. Un funzionario della CIA ricevette una scatola con i sigari preferiti di Castro e le istruzioni per trattarli con la tossina botulinica, una sostanza così potente che una persona sarebbe morta dopo averne messo in bocca solo uno. La tossina botulinica infatti causa il botulismo, una malattia fatale che porta prima ad una paralisi facciale e poi ad un'insufficienza respiratoria. La scatola di sigari fu consegnata ad una persona non ben specificata e non è chiaro cosa sia successo dopo. Essendo morto a 90 anni, possiamo dedurre che Castro non li avesse fumati. Uno degli hobby preferiti di Castro erano le immersioni subacquee, per cui si decise di pianificare un attentato durante una delle sue spedizioni. La CIA esaminò la possibilità di creare una conchiglia esplosiva da posizionare in fondo al mare e di contaminare la sua muta da sub con bacilli tubercolari. Questa operazione prevedeva che l'avvocato James Donovan, inviato dalla CIA che stava negoziando con Castro per il rilascio dei prigionieri cubani addestrati dalla CIA e catturati durante l'invasione della Baia dei Porci, desse a Castro la muta contaminata. Ma l'operazione fallì perché Donovan quel giorno diede a Castro una muta nuova.
ma è documentato che la CIA acquistò una muta da sub e che al suo interno vi avesse cosparso il fungo del piede di Madura che sfigurava la pelle e dei batteri della tubercolosi, ma la tuta non lasciò mai il laboratorio. Nel 62 la CIA programmò l'Operazione Bounty, che comportava il lancio di volantini su Cuba in cui avrebbero scritto che offrivano laute ricompense per chi avesse assassinato Fidel Castro e tutti i suoi collaboratori, ma l'operazione fu accantonata poco dopo. Poi si passò alla penna sfera dotata di un ago imbevuto del mix fatale di Black Leaf 40 che lo avrebbe avvelenato attraverso la pelle, ma la penna fu consegnata a un funzionario cubano a cui la CIA aveva dato l'incarico il 22 novembre del 1963, data in cui fu assassinato John Kennedy. La CIA quindi ritirò solo momentaneamente il suo sostegno all'attentato di Castro. Poi ci fu un tentativo con un sigaro che doveva esplodere in faccia al leader cubano. È risaputo che il dittatore amasse fumare i sigari, ma Castro smise di fumare nell'85 proprio quando si organizzò questo attentato. Nel corso degli anni Castro fu preso di mira con fucili di precisione, palle da baseball cariche di esplosivo, pistole dotate di telecamere, cercarono di farlo saltare in aria durante la sua visita al museo di Hemingway a Cuba, tutto fallito. Uno dei tentativi più famosi fu messo in piedi nel 63 e la CIA in quel caso diede l'incarico all'ex amante di Castro, Marita López. Marita e Castro si erano incontrati poco dopo la rivoluzione cubana ed ebbero una relazione sentimentale. La CIA riuscì ad entrare in contatto con Marita durante uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti e dopo averla convinta le consegnarono delle pillole avvelenate. Marita tentò di avvelenare il drink di Castro mentre era in una stanza d'albergo con lui, ma durante il viaggio Marita aveva nascosto le pillole in una sua crema per il viso che sciolse le capsule avvelenate, per cui dovette buttare la crema nel WC. Castro, che era già a conoscenza del complotto, quando invitò Marita nella sua suite, le chiese semplicemente «Sei qui per uccidermi?» e per provocazione le diede una pistola e le ordinò di ucciderlo, ma Marita crollò e poco dopo ebbero un rapporto sessuale. Non tutti gli attentati miravano ad uccidere Castro, alcuni attentati avevano l'obiettivo di minare la sua reputazione come leader carismatico e di distruggere il suo personaggio. In questo senso un piano fu di cospargere le sue scarpe con sale di taglio, un potente depilatore che gli avrebbe fatto cadere quella famosa barba, ma Castro annullò il viaggio in cui la CIA avrebbe voluto mettere in atto questo piano, per cui l'attentato fu abbandonato. Si cercò anche di sabotare un suo discorso pubblico cospargendo lo studio radiofonico di Castro con una sostanza chimica che produceva effetti simili all'LSD, al fine di fargli avere allucinazioni e disorientarlo durante il suo discorso al popolo, ma l'operazione fu annullata perché il prodotto chimico fu ritenuto inaffidabile. Un altro piano fu di aggiungere una sostanza chimica ai sigari di Castro che aveva il compito di disorientarlo e di renderlo confuso, sperando che Fidel Castro ne fumasse uno prima di un suo discorso. Tutto fallito. L'ultimo tentativo documentato fu nel 2000, in cui si pianificò di posizionare 90 kg di esplosivo sotto il podio su cui Castro avrebbe tenuto un discorso all'Università di Panama, ma le guardie di sicurezza cubane scoprirono gli esplosivi prima del suo arrivo. Alla fine Castro si dimise il 31 luglio del 2006 in seguito ad un intervento chirurgico per emorragia intestinale e a sorpresa guarì e si riprese. Commentando la guarigione di Castro, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha detto: «Un giorno il buon Dio porterà via Fidel Castro», e sentendo questo Castro, che era ateo, ha risposto: «Ora capisco perché sono sopravvissuto ai piani di Bush e a quello di altri presidenti. Il buon Dio mi ha protetto», e la citazione è stata ripresa dai media di tutto il mondo.